Finalmente abbiamo delle novità su Total War Warhammer 3. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto, ho seguito tutta la live di Creative Assembly e ve ne voglio parlare approfondendo, riassumendo e analizzando tutte le novità del DLC più grande di tutti i tempi per questa trilogia Total War Warhammer. Se pensate che io stia esagerando, vi faccio qualche anticipazione al volo. Terraformazione della mappa, nuovi rework ai guerrieri del caos, ai conti vampiro, vecchie meccaniche risistemate completamente, le condizioni di vittoria per tutti i lord leggendari e la nuova fazione svelata, quella di Glotkin, il trio devoto a Nargol. Andiamo dunque a parlare meglio dei dettagli nel rispetto del vostro tempo, dritto al sodo. Partiamo dalle condizioni di vittoria. Se siete dei giocatori di Total War Warhammer 3 sapete che molto spesso le fazioni, a prescindere dal lord leggendario scelto, condividono gli stessi obiettivi di vittoria di campagna, breve, lunga e definitiva di dominazione. Soltanto di recente, con gli ultimi DLC, la Creative Assembly aveva iniziato a sperimentare lord per lord. Durante la live hanno fatto benissimo a citare la Victory Condition Overall, che molto spesso abbiamo utilizzato anche sul canale. Non vogliono sostituirsi all'esperienza di questa mod, ma si sono ispirati molto al modello per portare la versione vanilla ufficiale, la loro visione, per ogni singolo lord leggendario. Non dovremo più sconfiggere fazioni minori, né tantomeno andare ad occupare regioni a Kathmandu per gli obiettivi della nostra campagna, ma stanno cercando di lavorare, ed è ancora tutto in corso, ad ogni singola situazione affinché sia uno sprono narrativo ed effettivo alla rigiocabilità. Cosa significa? Faccio chiarezza. Partiremo da degli obiettivi a breve termine che ci daranno delle ricompense mirate e con un flavor, un sapore legato al lord leggendario. Saranno progressive e ci vorranno portare da una condizione di vittoria a quella successiva, anche in ottica del grande cambiamento di cui vi sto per parlare, che arriverà con il più grande DLC di sempre, Lords of the End Times. Perché sì, la prossima settimana non arriverà l'aggiornamento 9.0 con il DLC, è ancora troppo presto. Vedremo la patch 8.1 che sarà preparatoria e che dovrebbe sistemare una serie di situazioni con l'intelligenza artificiale, ma non gli assedi e la terraformazione dovuta alla fine dei tempi. Alcuni di voi si staranno mettendo le mani nei capelli, io vi chiedo di avere pazienza perché ovviamente i contenuti moddati dovranno un attimo fermarsi di nuovo, quindi tutto il lavoro che stavo facendo per iniziare nuove serie assieme a voi sul canale, nuovi showcase, nuove guide, ovviamente dovranno attendere un attimo. Vi invito, se vi interessano molto, di lasciare un commento e magari, se vi piace questo tipo di video, anche un bel mi piace che mi aiuta tantissimo. Lo sapete, sono partner Exalted della Creative Assembly, quindi sicuro, da grande appassionato, coprirò assolutamente tutte le prossime novità, delle quali però vi posso già parlare, e appunto vi voglio parlare della patch 9.0 e di questi benedetti cambiamenti all'endgame. Potremmo dire anche maledetti, dipende dal punto di vista, perché hanno parlato proprio del rework di due grandi fazioni dei cattivoni. Partiamo dai guerrieri del caos guidati dal prescelto eterno Archaon. Oltre un bel restyle grafico a lui e al cavallino demoniaco Dorgar, vedremo anche nuove meccaniche sia per l'Archaon in quanto nemico di tutto il mondo di Mallus, che dovremo affrontare con una serie di eventi narrativi, di nuove sfide veramente impegnative, sia al contempo per l'esperienza Power Fantasy in cui saremo noi il 13° prescelto eterno. Se vi ricordate, avevo fatto una bellissima serie moddatissima qui sul canale di 13 episodi, facendo praticamente il luogotenente definitivo con la sua schiera, la sua Injustice Chaotic League, come si suol dire, di grandi campioni. Ebbene, questa meccanica di confederazione Archaon la vedrà finalmente anche in vanilla, e mano a mano che andremo ad unificare le forze del caos sotto il nostro vessillo, otterremo anche come giocatori la possibilità di diventare la crisi. Questo concetto molto alla Paradox, che finalmente la Creative Assembly ha capito di dover prendere e fare suo. Diventeremo dunque i cattivi massimi, ottenendo un potere relativamente nerfato, come si dice in gergo, rispetto all'Archaon, grande sfida scenario in mano all'intelligenza artificiale. E qui
rientra in gioco la terraformazione nella forma caotica. Effettivamente la fine dei tempi è proprio ciò che il nome fa pensare, la distruzione del mondo di Mallus. Ciò avviene in una maniera molto chiara. Dovremo continuare a radere al suolo determinate province fino a che non scatterà l'effetto di devastazione climatica. E al contrario, giocando contro la crisi del caos di Archaon, dovremo evitare che tali province vengano completamente devastate, già che la terraformazione sarà irreversibile. Ora, nota a margine, tutte queste novità sono ancora in fase di sviluppo, quindi non sono definitive e ci sono tante lacune nelle meccaniche che lasciano un po' perplessi, ovviamente. Non disperate, tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi. Anche per esempio come potremmo mai andare a contrastare tutti questi buff assurdi che Archaon va ad incarnare in quanto crisi definitiva. Certo, ci hanno già detto che basterà sconfiggere determinati luogotenenti caotici, ma bisogna anche vedere la quantità e la difficoltà che saranno proprie di tali sfide. Hanno parlato brevemente anche del grande rework ai conti vampiro. Anche loro potranno terraformare le varie regioni a piacimento e a seconda delle risorse che avranno a disposizione. Al contrario del caos, non devasteranno l'area rendendola inabitabile, ma la convertiranno in un territorio non morto. Inoltre avranno anche loro i cap di unità e non potranno più reclutare come tutte le altre fazioni, ma soltanto con la nuova e reworkata modalità di evocazione dei morti. Avranno a disposizione nuove risorse, fra cui anche la risorsa dei cadaveri, ottenibile in battaglia. Vogliono cambiare le tecnologie, gli edifici, insomma, c'è tanta carne al fuoco. Bisogna vedere se arriverà poi servita marcia oppure gourmet. E citando appunto i banchetti più altolocati e lussuosi, hanno citato anche la necessità di rivedere le bloodlines, le linee di sangue dei vampiri, introducendo anche la peculiarità dei covi dei vampiri, rendendo armoniosa la fazione dei conti vampiro proprio in vista dell'arrivo di Neferata e del grande paparino d'ossa Nagash. Purtroppo non ci hanno fatto vedere niente di Neferata né di Archaon, in realtà qualche sneak peek qui e lì, però abbiamo fiducia, bisogna un attimo ragionarci. Se temete che possa essere davvero la fine dei tempi per questa trilogia, non disperate, ho delle argomentazioni che possono smentire ogni vostra preoccupazione. Credo che siano tutti cambiamenti necessari che non vanno a determinare per forza di cose l'abbandono da parte della Creative Assembly del franchise Warhammer Fantasy in vista del 40.000 e di Medieval 3. Non credo che metteranno un team scheletrico, il cosiddetto Skeleton Crew, a badare a Total War Warhammer 3, anzi, penso che ci sia la possibilità, ovviamente se Lord of the End Times vende bene, che possano continuare a portarci nuovi contenuti, magari non della stessa entità, perché già da questa seconda live possiamo avere la certezza che sta arrivando davvero il più grande DLC della storia di Total War Warhammer 3, però sento di dovere delle scuse alla Creative Assembly perché un anno fa avevo già ipotizzato il canto del cigno per questa trilogia. Invece c'è un barlume di speranza, cioè la grande quantità di aggiornamenti gratuiti, attenzione, che accompagneranno i contenuti a pagamento di Lords of the End Times. Se effettivamente la rigiocabilità attraverso la terraformazione, le condizioni di vittoria, il rework completo anche di tutti i lord leggendari e come funzionano attraverso questi nuovi scenari di crisi che verranno toccati anche se in maniera minore rispetto alle crisi caotiche e non morte, beh, io credo che ci sia da ben sperare. Certo, rimangono dei problemi fondamentali di cui non hanno ancora parlato molto, ovvero gli assedi e le limitazioni dell'engine, che è vecchio e che andrebbe cambiato. Ma un passo alla volta, io vorrei un attimo dare fiducia alla CA perché sto vedendo una serie di segnali molto rari e specifici per tale rarità che all'interno dell'industria videoludica e nello specifico degli strategici mancano sempre di più. C'è un'apertura, una ricerca di feedback da parte della community, la volontà di essere ascoltati e ascoltare al contempo per venire incontro a una fanbase che
che stavano un po' perdendo e che vogliono non solo riconquistare ma anche ampliare. Voi cosa ne pensate? Davvero vi invito a lasciare dei commenti qui sotto, perché come nei soliti parliamo di video news, io comunque voglio interagire con voi e sono molto curioso di conoscere l'opinione della community, così da essere un portavoce, un megafono anche verso la Creative Assembly. Ci ho detto non abbiamo finito, perché hanno anche rivelato, come avevano già fatto in passato per Boris Todbringer e le nuove unità della fazione del culto di Ulrich per l'impero, anche la nuova fazione di guerrieri del caos a tema Nargol, appunto, i fratelli Glotkin. Hanno fatto vedere i nuovi modelli, ovviamente non prendete le statistiche come definitive perché non lo sono, però intanto alcune unità iconiche degli End Times iniziano ad arrivare, sono state mostrate. Non abbiamo altre notizie e informazioni sulla nuova fazione di Nargol, se non che in realtà sarà proprio integrata nei guerrieri del caos, così come Sigvald verrà spostato a essere un campione di Slanesh all'interno dei guerrieri del caos, mentre prima era indiviso, quindi magari si aprono delle possibilità anche per un campione di Khorne e uno di Tzeentch. Avete qualche idea? Fatemela sapere. Ad ogni modo, questa è davvero la grande preview di cui avevamo bisogno a fine giugno. Speriamo comunque che entro la fine dell'estate arrivi Lords of the End Times. Non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno per rimanere aggiornati. Non mi resta che dirvi questo è quanto. Tirannomatto out e alla prossima.